Bella Bella ragazzi. ragazzi, questa volta vi faremo vedere uno dei tanti modi per sbloccare una vite rotta. Questa qua l'abbiamo creata artificialmente, rotta, vitata, ma si strappa la testa. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo forato questa barretta di ferro filettata, abbiamo avvitato una vite, poi segate le due parti, poi con questo punzone per simulare una vite bloccata, arrugginita dentro il ferro, abbiamo punzonato, non so se si vede l'impronta, da questa parte, abbiamo punzonato da questa parte, abbiamo dato anche due colpi di burino qua, quindi l'abbiamo un po' bloccata dentro. Adesso noi vediamo, praticamente era una vite da 8, un filetto da 8, vediamo che abbiamo questo pezzo troncato. Qual è il centro? Il centro, se noi tagliamo questo, abbiamo un filetto che arriva in cima e sborda. Noi vediamo qua il filetto dov'è, poi qua viene su e sborda, perciò il centro non è il centro di questo pseudo cerchio che vedete, è più verso in qua, verso dove viene sul filetto. Quindi a occhio, un po' di esperienza, cerchiamo di dare un colpettino qua, vediamo no, l'ho tenuto troppo al centro del... in realtà è un po' più in qua, ancora un po' più in qua, anzi più in qua, per far camminare il bulino si inclina e poi si raddrizza e si fa camminare la bulinatura. Ora diamo un altro colpo. Ora andiamo dal trapanacolonna e facciamo un foro nella vite, dove abbiamo dato questo, sarà centrato su questo colpo di bulino. Allora, abbiamo detto che abbiamo usato una vite filettata da 8, 8 MA, ossia M8. Il nocciolo di una vite da 8, cioè la parte, il diametro interno dove arriva sul fondo, misurato sul fondo dei filetti, è circa 6,5. Quindi noi faremo un foro da 4. Bisogna lasciare un po' di carne intorno. Sono un po', non mi sembrava molto al centro, con la punta faccio un po' una scappata verso in là. Ecco, ora continuiamo a forare. Non è importantissimo che sia perfettamente al centro, ma il più possibile. Andiamo giù, ora mettiamo questo è alto 10-11 mm. Noi andremo giù anche 12-13 mm se abbiamo un foro cieco, anche 14, quello che si può. A volte in fondo alla vite, dentro un foro cieco, c'è un po' di spazio, si sente la punta che ha passato tutto il filetto. Adesso dobbiamo costruire un attrezzo apposta. Poi ci sono tutti gli altri metodi, come forarlo tutto, rifilettarlo, o forarlo, rifilettarlo più grosso, forarlo grosso, rifilettarlo più grosso e mettere un apposito oggettino fatto a spirale che ricrea il filetto. Ma questo metodo l'ho già usato, funziona molto bene. Quindi andremo a costruire questo attrezzo. Qua abbiamo una bacchettina per cemento armato, piccola, da 6 mm, di quelle zigrinate. È un ferro che contiene abbastanza carbonio da poterlo temprare, perciò noi creiamo con la mola, ma si può anche fare con un'incudine o un martello roventando il ferro, creiamo una piramide un po' allungata a 4 lati.
Ecco qua, abbiamo creato quella specie di piramide, di punta piramidale che avevamo detto. Torniamo dal nostro pezzo da svitare. Prima di operare dobbiamo fare un trattamento termico all'utensile che abbiamo costruito, cioè la tempera e il rinvenimento, per assicurare una durezza che vogliamo al nostro utensile. Perciò abbiamo acqua, una fiamma. L'importante è che le coste siano molto dure, quelle coste degli angoli della piramide. Si può anche non temperare, però noi preferiamo indurirlo parecchio. Ok, poi abbiamo questo oggetto a tutta tempera che se lo utilizzassimo adesso si spezzerebbe subito come il vetro. Perciò passiamo al rinvenimento, che toglierà un po' di durezza ma soprattutto toglierà molta della fragilità di questo oggetto. Cardeggiamo perché dobbiamo vedere il metallo lucido, cioè lucido, che non sia rivestito da ossido, per vedere nei colori, perché in base al colore ci fermeremo come riscaldamento per togliere parte della tempra. Ok, ora si vede il metallo. Ora lo scalderemo fino a dare un colore, tappo i buchi dell'aria così si ha una fiamma più larga, dolce e uniforme, tanto qua non serve calore. Dovremo vedere un colore violaceo sul metallo, a quel punto sarà pronto. Inizieremo tra un po' a vedere i colori del rinvenimento. Ecco, vedete che c'è un violaceo che sta procedendo, basta, lo fermiamo qua, un verde blu, un viola blu. Ecco, abbiamo il nostro utensile. Adesso il passaggio successivo è far finta che il nostro pezzo sia un blocco pesante di metallo dove c'è avvitata questa vite, perciò lo bloccheremo nella morsa. Lo blocchiamo da questa parte qua. Poi inseriamo questa spina nel foro e martelliamo. Allora, martellare succede questo, che innanzitutto si muove il filetto, anzi, ricordatevi sempre una spruzzata di sbloccante per filetti. Succede che le coste della piramide, gli spigoli, vanno a creare 4 stampate all'interno del foro, un foro pseudo quadrato che farà lui da innesto, questa sarà la chiave di una vite che ha questi tagli. Ora proviamo un attimo, questa qua non è l'ideale perché non ho trovato quella che ha le ganasce fatte a sto modo, questo qua c'è al contrario, speriamo che prenda. No, stringo ancora un po' qua. Ecco, comincia a muoversi, bisogna muoversi in un senso e nell'altro. In un senso e nell'altro. Pian piano si sta facendo stringere anche un po', poi ritornare. Ecco, sta compiendo un giro e questo è già buono. Ok, ok, è venuto via. Si può anche mollare questa pinza qua, questa grip che tanto l'abbiamo già, si svita a mano. Abbiamo estratto il nostro pezzo di vite rotta dalla sua sede
E se la vite è un po', si rompe un po' dentro, è più difficoltoso perché facendo questo lavoro, non so se si nota, qua si è un po' allargata e andrebbe un po' a bloccarsi dentro, a volte viene lo stesso, comunque se è rotta a filo non c'è problema, con questo metodo si levano tutte, anche se fossero arrugginite. Ricordatevi i colpi che si danno quando si pianta questo dentro alla vite, eh, aiutano a rompere la ruggine tra i filetti, quindi è un aiuto, si smuove un po' tutto e poi dopo si gira. Ecco qua. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi se vi piace il nostro canale e guardate nella descrizione del video che ci saranno dei link di qualcosa che può essere utile per fare questo lavoro o anche eventualmente altri lavori. Noi mettiamo sempre dei link con varie cose interessanti che uno, se non le trova, le può ordinare su Amazon. E a questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi. Bella ragazzi.